Confessa, sei uno di quelli che pensa che il modo migliore, l'unico modo per iniziare la giornata sia il consumo di semi di chia coltivata da monaci tibetani accompagnati da latte di unicorno biologico e bacche miracolose raccolte a mano una a una sull'Himalaya. Ti stai complicando inutilmente la vita, oltre che probabilmente anche il conto in banca. La verità, e qui viene il bello, è che non hai bisogno di alimenti dai nomi impronunciabili per stare bene. La salute la costruisci senza troppi effetti speciali, con cibi semplici, economici e straordinariamente normali. I nostri nonni, che la sapevano più lunga di noi, mangiavano fagioli e cicoria, non bacche di goji, ed erano più in forma. Sì, sicuramente anche per uno stile di vita più attivo, ma vedi, gli alimenti, o meglio le categorie di alimenti, o meglio ancora i gruppi alimentari, che devono passare tutti i giorni dalla tua tavola, non se li inventa nessuno, sono sulle linee guida documenti stilati sulla base di tutto il corpus scientifico disponibile, mica sul feed di Instagram. Le linee guida non si curano delle mode né di un packaging fotogenico, parlano chiaro e guarda caso raccomandano alimenti che conosciamo da sempre e che proprio per questo godono di prove solide dei loro effetti, raccolti in decenni di osservazioni. Prima di iniziare ti faccio notare un altro aspetto importante. Salvo eccezioni molto specifiche, non ti parlerò di cibi da consumare quotidianamente, ma appunto di gruppi alimentari. Questa è una differenza fondamentale per almeno due buone ragioni. Intanto, parlare di gruppi alimentari piuttosto che di singoli alimenti permette di adattare l'alimentazione ai propri gusti, ai tuoi gusti, alla disponibilità stagionale, alle esigenze di ciascuno di noi. In secondo luogo, la varietà, la rotazione sono esse stesse valori irrinunciabili, perché anche cibi appartenenti alla stessa categoria apportano comunque micronutrienti differenti e per quelli incomuni in proporzioni diverse. E questo riduce enormemente il rischio di carenze e di altri problemi. E visto che mi piace vincere facile, partiamo dall'acqua, ma andiamo via veloce perché non c'è molto da dire, se non... no, caspita, una cosa in effetti possiamo dirla. Sul fatto che l'acqua sia indispensabile, credo saremo tutti d'accordo, ma ci sono almeno un paio di cosette che forse meritano una parola in più. Innanzitutto, quanta acqua? Che se ne dica? Nessuno lo sa con precisione. In un recente articolo, il nefrologo americano Perry Wilson, che seguo spesso per il suo approccio rigorosamente evidence-based, ovvero basato solo sulle prove scientifiche, ammette candidamente che in realtà non sappiamo esattamente quanta acqua ci serve, perché non c'è una letteratura per fornire indicazioni precise. Quella disponibile ci permette di dire che probabilmente la quantità giusta è superiore a 0, ma inferiore a 20 litri al giorno. È ovviamente una provocazione, ma che tuttavia nasce da un'effettiva carenza di studi. Ne avevamo parlato anche qui, ma comunque sul fatto che serva introdurre liquidi tutti i giorni, non ci piove. E a questo proposito, secondo aspetto, l'acqua puoi introdurla tal quale, introdurla attraverso gli alimenti, ad esempio frutta e verdura, ne sono ricchissime e anche quell'acqua conta, ma puoi introdurla anche attraverso bevande che possono avere un effetto positivo sulla tua salute, pensa al tè verde, o negativo, pensa a una qualsiasi bibita dolce. A questo punto potremmo complicarci la vita pensando al soggetto ipersensibile alla caffeina del tè verde o al soggetto sportivo che al contrario dalla bibita dolce tira fuori l'energia di pronto assorbimento necessaria per massimizzare la prestazione, ma dai, non fare il solito polemico a tutti i costi, ci siamo capiti, no? Passiamo allora alla categoria successiva, quella che più di tutte mi sta a cuore. Frutta e verdura. E no, non ti sto dicendo necessariamente crucifere, frutti di bosco. No, iniziamo dalle cose facili. Frutta e verdura, variando il più possibile. Questi devono essere presenti a ogni pasto e rappresentare circa metà della quantità di cibo che consumi. Metà in termini di volume, ma, anche qui, non fissarti troppo su queste indicazioni spannometriche. Il senso è più semplice. Tanta frutta e verdura. Comunque, se proprio sei un amante delle misure, indicativamente 3 porzioni di frutta al giorno e 2 di verdura. Almeno 2 di verdura, almeno 2. Poi ovviamente pensando alla frutta so che c'è chi preferisce mangiarla come spuntino lontano dai pasti principali e va benissimo, va altrettanto bene ovviamente. Perché la cosa importante è un'altra.
Inizia a consumare queste quantità e solo a quel punto si potrà poi fare un passo ulteriore. Ad esempio c'è chi consiglia di provare a focalizzare l'attenzione su specifiche varietà come il dottor Greger, che pone l'accento su, appunto, frutti di bosco, crucifere e verdura a foglia verde, da consumare quotidianamente in aggiunta a tutte le altre che invece sono da ruotare. Il consiglio è assolutamente comprensibile, si tratta di 3 categorie su cui la letteratura è particolarmente interessante. I frutti di bosco sono fonti privilegiate di antiossidanti, come ad esempio le antocianine. Alle crucifere è riconosciuto un effetto di prevenzione dai tumori. Nella verdura a foglia verde troviamo antiossidanti, folati e soprattutto parecchio calcio. Ma di nuovo, iniziamo dalle cose semplici, raggiungiamo prima le quantità minime quotidiane necessarie. A ottimizzare la scelta ci sarà tempo, senza contare che, personalmente ti dirò, proverei anche a valorizzare la stagionalità di ciò che la natura ci offre. E concludiamo questa prima parte con l'ultimo gruppo alimentare che dovrebbe essere presente a ogni pasto principale: i cereali. So che questo stupisce tante persone e magari sei fra questi, ma credimi, la letteratura è ben più che solida. Dai cereali dovrebbe prevenire circa la metà delle tue calorie quotidiane. La metà o anche qualcosa in più, a dire il vero. Ecco, qui però dobbiamo fare un discorso chiaro. Io e te effettivamente dobbiamo diventare un pizzico più esigenti in termini di scelta, optando il più possibile per alimenti minimamente lavorati, ad esempio cereali in chicco, pasta e pane. È vero che focaccine, pizzette e biscotti contengono cereali come primo ingrediente, ma dai, non è davvero necessario che ti spieghi perché vanno limitati, no? Se di nuovo vogliamo usare un'indicazione spannometrica, la lista degli ingredienti è uno strumento ragionevolmente affidabile. Un ingrediente, il solo cereale in chicco. Ferro, orzo, segale, avena, ma anche lo stesso grano in una delle sue tante varietà. Perfetto. Pasta, un ingrediente, ma è un po' più lavorata. C'è un po' meno scelta dei cereali, ma rimane un'ottima soluzione. Pane, sostanzialmente paragonabile alla pasta, se però parliamo di ricette della tradizione, con solo cereali, acqua, sale e lievito, e eventualmente con l'aggiunta di semi e semini che vanno benissimo. Quando inizi a vedere oli in grande quantità, zucchero o peggio ingredienti poco chiari, significa che probabilmente hai fatto un passo oltre il confine. Non significa che non si possa mai mangiare, significa che non è quello che intendo quando ti parlo di consumo a ogni pasto principale. Questione integrale. Le linee guida suggeriscono di privilegiare il consumo di cereali integrali. Usano letteralmente l'espressione meglio se integrali. Io, in tutta onestà, in questo caso sono un po' più esigente. Categorico forse. Nel senso che non ritengo la farina raffinata un veleno, ma la ritengo però una grave occasione mancata. Non capita nulla se ogni tanto mangi riso, pane, pasta bianchi, ma personalmente ti consiglierei di fare in modo che siano al massimo poco più che eccezioni nella settimana, anche perché diversamente potrebbe essere difficile raggiungere gli almeno 30 grammi di fibra al giorno. Piccolo inciso. Anche se non sono cereali, le patate, e meglio ancora le patate dolci americane, possono tranquillamente sostituire ogni tanto una porzione di cereali. I gruppi alimentari che ti ho nominato finora dovrebbero indicativamente essere presenti a ogni pasto, diciamo ogni pasto principale, ma ne restano ancora 4 suggeriti per un consumo comunque quotidiano. Olio d'oliva, indicativamente un 3 o 4 cucchiai complessivi al giorno, considerando però anche quello che usi per cucinare. Questo è ovviamente un pilastro della dieta mediterranea che andrebbe preferito ai grassi animali come il burro e sì, anche al burro chiarificato o ghee, che dir si voglia. Unica eventuale alternativa diretta, anche se onestamente per noi italiani forse ha poco senso, l'olio di canola. Rimanendo in tema di fonti di grassi sani, non possiamo non citare frutta secca a guscio e semi. Come per le patate, che ogni tanto possono sostituire i cereali, in questo gruppo ci mettiamo anche alternative un po' atipiche come le olive e, so che te lo aspettavi perché sei un birichino, anche l'avocado. Erbe aromatiche, spezie, aglio e cipolle, per ridurre sì il sale aggiunto, ma anche perché sono fonti incredibilmente compatte ma concentrate di antiossidanti e fitonutrienti. E infine latte e derivati che mi mettono sempre un po' in difficoltà, a dire il vero. Sono sicuramente una fonte comoda di calcio e tra i pochi alimenti fermentati che mangiamo regolarmente, quindi
nell'ottica di una dieta sana e completa, rappresentano una buona base da cui partire, facile, privilegiando soprattutto latte e yogurt più che i formaggi, ma allo stesso tempo ti invito poi pian piano a esplorare anche possibili alternative, di cui eventualmente potremo anche parlare in un prossimo video. Sono questi tutti gli alimenti, gruppi alimentari che dovresti consumare tutti i giorni. Come vedi, niente di difficile. Questa è infatti la base della tua piramide delle priorità, in tutti i sensi. Sono infatti letteralmente la base della piramide alimentare mediterranea. Allo stesso tempo si tratta delle fondamenta su cui costruire uno stile di vita sano a tutto tondo. Diciamo che manca solo l'attività fisica quotidiana. Quotidiana, sì, ho detto quotidiana. Poi da qui l'unico limite è il cielo. Non ci sono limiti a quanto si possa migliorare. Tornando alla lista proposta dal dottor Greger, ad esempio, scopriamo che è sostanzialmente sovrapponibile a quanto abbiamo detto, salvo per il fatto che entra un po' più nel dettaglio di alcune specifiche scelte. Abbiamo già detto dei frutti di bosco, crucifere e verdura foglia verde, ma ti faccio notare anche i semi di lino che per un'alimentazione vegana rappresentano la fonte primaria di omega 3, al contrario degli onnivori che non devono dimenticare nella settimana un regolare consumo di pesce. Ecco. A proposito di pesce, se ci hai fatto caso, non abbiamo parlato in maniera specifica di fonti alimentari spiccatamente note per contenere proteine, posto che ovviamente cereali integrali, frutta secca a guscio, semi, latticini ne sono tutti fonti estremamente rilevanti. Le proteine sono in effetti onnipresenti in una dieta complessivamente equilibrata, completa, che quindi tende a coprire il fabbisogno con una più ampia alternanza di gruppi alimentari. Il dottor Greger, promotore di una dieta vegana, ovviamente cita i legumi, ma la cui importanza è sottolineata anche dalle nostre linee guida italiane che scrivono testualmente. Nel complesso, l'evidenza dei benefici per la salute del consumo dei legumi è molto convincente. Per avere una dieta varia e equilibrata è bene includere 2-4 porzioni a settimana di legumi, anche se nulla vieta un consumo maggiore. Non li ho inseriti nell'elenco precedente semplicemente perché il video si intitola Cosa devi mangiare tutti i giorni e se sei onnivoro non è necessaria una frequenza quotidiana. Anche se, in tutta onestà e con tutti i limiti delle mie competenze, ti direi che se mangiarli 4 volte a settimana è utile, mangiare legumi più spesso, anche tutti i giorni, potrebbe a mio avviso essere vantaggioso anche per gli onnivori, perché i legumi, un po' come i cereali integrali, sono stati più volte associati a una ridotta mortalità. Grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora.